Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, Napoli-Inter 1-1, il giorno dopo ci ritorniamo anche se siamo stati in live ieri sera nell'immediato post match, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo analizzato la partita anche in maniera giusta tra noi e voi nella sezione commenti. Mi auguro che vi siate divertiti anche voi che ci avete seguito. Ci ritorniamo oggi, dicevo, perché volevo condividere alcune informazioni con voi per quanto riguarda i duelli, visto che nel video dell'altro ieri, nella sezione commenti, ci siamo confrontati ed era una cosa che io ho scritto praticamente quasi a tutti, che quando vai a metterti a specchio, tra virgolette, contro un avversario, diventa una condizione fondamentale vincere il duello col tuo diretto concorrente per creare poi situazioni che ti possono portare al gol, possono portare comunque ad azioni pericolose da poter costruire e quant'altro. Altra condizione da analizzare e condividere, perché non posso farne a meno, è la situazione esser provinciali, che a quanto pare in Italia deve riguardare per forza solo maglie monocolore e non può appartenere ad una situazione a strisce. Ma ci arriviamo, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, attivandola restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, iscrivendovi al canale mi date una grossa mano ovviamente alla crescita dello stesso. Se vi piace il video un bel like, così l'algoritmo si diverte in questa domenica dove è uscito anche il sole ad Amsterdam, incredibile ma vero. Detto questo, partiamo dalla situazione duelli e poi ci spostiamo alle dichiarazioni di qualcuno per quanto riguarda poi gli episodi del match. Contrasti vinti 60% in favore del Napoli, 40% sull'Inter, quindi staccati di gran lunga per quanto riguarda questa statistica, 14 su 22 e 8 su 22 in favore del Napoli, duelli a terra vinti 64% per noi, 36% per loro, quasi doppiati in questa statistica, 7 su 13 duelli aerei vinti e 6 su 13 duelli aerei vinti per l'Inter, 46% per loro, 54% per noi, superiori anche lì. Mi rifaccio a questa statistica, al di là delle hitmap che ho controllato, e il Napoli ha coperto il campo in maniera impeccabile per 90 e passa minuti. Quindi ecco la copertura degli spazi, ecco i duelli vinti che poi portano ad una partita che è giocata alla grandissima, ad una prestazione che deve essere da deve fare riflettere ed essere da esempio per il proseguo del campionato in queste 11 partite che mancano. Gilmour su tutti, buongiorno su tutti, Lobotka ovviamente tornato in grande spolvero, al di là che tu ti possa mettere a 3 dietro, a 4 dietro, giochi con 5 difensori, eccetera, eccetera, anche perché questa situazione insieme con Gilmour è intrigante e può essere uno dei primi mattoni da poter mettere verso il Napoli del futuro, perché se ti vuoi porre così ci sarebbe bisogno comunque di quel calciatore che ha rapidità di pensiero nella scelta, ha nel repertorio sia il lancio lungo che palla a terra e verticalizzazione, quindi ti tieni il playmaker, è colui che può ripulire il pallone, così come si diceva tempo fa. D'altro canto puoi passare la palla a Gilmour, che vede comunque il lancio, così come è stato quel lancio per Lukaku dove la palla poi è finita di poco fuori, però quella palla lanciata da Gilmour è fantastica. Vedi l'attaccante che è partito, lo servi, così come avrebbe dovuto fare o poteva fare Politano in un paio di circostanze, perché quando siamo accerchiati su una corsia dove tu stai giocando palla a terra, cerchi di uscirne, Lukaku si è chiamato il pallone 3 volte durante il match in quella condizione, non è stato lanciato e potevi scavalcare la linea di difesa e al limite lanciare Lukaku tra i centrali dell'Inter. Poi non è detto che in corsa arrivava prima Lukaku, buttavi la palla dentro, però sono situazioni tattiche che assolutamente devi assolutamente seguire e al limite provare, che poi non puoi mai sapere se il difensore centrale avversario scivola, sbaglia l'intervento,
Lukaku al limite fisicamente fa sportellate e si ritrova davanti al portiere per poi buttarla dentro. Ecco perché qualcosa da limare c'è e siamo contenti di questo, perché quando ci sono sempre margini di miglioramento in determinate situazioni è sempre buono, altrimenti ti siedi sugli allori e diventi comunque una squadra che prima o poi in maniera prevedibile viene diciamo sconfitta da anche un avversario modesto, se hai una differenza dal punto di vista tecnico. Detto questo, vittoria per me, perché è una vittoria dopo che venivamo da prestazioni abbastanza indecenti, dobbiamo dirlo, perché staccavamo la spina durante il match. Ieri è stato un Napoli che per 90 e passa minuti ha messo in difficoltà l'Inter capolista, la rosa migliore del campionato, i favoriti per lo scudetto. Non lo dico io, ma lo era da inizio stagione. Però c'è questa situazione, essere provinciali, che non può diciamo toccare le altre. Ma quando si lamenta un tifoso del Napoli, ma voi vi lamentate sempre perché siete sempre così lamentosi dal 1926, ne ho lette di tutti i colori, e ci sono questi due episodi da analizzare, al di là di una gomitata a McTominay, di un'ammonizione che c'era sacrosanta per Rachmani, forse andava ammonito Bissek e era un fallo lieve ma stavamo andando verso la porta, un fallo di bastoni dove poteva esserci il giallo, ma la direzione cartellini e falli è stata comunque diciamo sullo stesso livello per tutto il match. Ci sono i due calci di rigore, perché per me sono tutti e due calci di rigore, ma da regolamento c'è qualcosina che dobbiamo sapere, anche perché possiamo rifarci all'episodio, se non erro era Dorgu che andò su Politano contro il Lecce, se non vado errato, entrò in ritardo, non se ne fece niente, eccetera eccetera, scontro di gioco, il VAR non poteva intervenire lì e quindi ieri doveva intervenire? Io questo chiedo, ieri doveva intervenire il VAR, visto che ci sono precedenti dove il VAR non è intervenuto. E poi c'è una situazione che assolutamente non può nemmeno diciamo portare a fare paragoni, perché da quel fallo non fischiato arriva il calcio di punizione dell'Inter un secondo dopo, quindi vai a finire sull'1-0, diventa ininfluente, è una parola forse diciamo non adatta, però non condiziona sicuramente l'andamento del match, perché poi batti la punizione, butti la palla nel sacco, si riparte da centrocampo così come sarebbe successo, calcio di rigore segnato dall'Inter, palla a centrocampo, non sarebbe cambiato praticamente niente a livello di dinamiche di gioco, perché una cosa è che se un episodio non fischiato porta a una ripartenza o diciamo batti la puntata, batti la rimessa dal fondo, un fallo laterale, è tutta un'altra situazione. Invece lì o il calcio di rigore o la punizione che ne è scaturita poi buttata dentro, comunque si riparte diciamo da centrocampo, diventa una situazione comunque che non è andata ad influire sull'andamento della gara e sul risultato. Con questo non voglio dire che quel calcio di rigore non lo devi fischiare, per me era calcio di rigore Dorgu su Politano con il Lecce, era calcio di rigore ieri sera, perché non puoi intervenire così alla Carlona spedito senza valutare comunque l'essere in ritardo o meno. Succede anche palla a terra, quando gli attaccanti spostano il pallone di mezzo centimetro, tu arrivi come un treno e prendi gambe al limite, cerchi il pallone ma prendi prima le gambe dell'avversario ed è calcio di rigore. La situazione invece che a livello di dinamiche poteva cambiare l'andamento del match per quanto riguarda poi il fallo di mano di Dumfries, hanno tutti detto che ci poteva stare, non ci poteva stare, quotidiani di lassù e anche del centro diretti comunque da lassù dicono che il braccio era largo, però comunque non aumenti il volume
andava a finire sul costato, eccetera, eccetera. Io mi rifaccio in primis alle parole di Ferrara, che ha detto sì, poteva finire sul costato, si dice, ma quella palla poteva terminare anche sull'altro braccio di Dumfries che non era poi attaccato al corpo. Quindi situazione secondo me un tantino diciamo voluta, ecco, analizzare in questo modo dai santoni del regolamento, che poi di regolamento capiscono ben poco. C'è Luca Marelli che ovviamente ne prende di ogni di stecche, però io vi porto la sua di analisi e poi la commentiamo. C'è una protesta dell'Inter al 20° del primo tempo su un contrasto tra McTominay e Dumfries. Entrambi i giocatori vanno sul pallone e Dumfries arriva molto prima. Rischioso, molto rischioso l'intervento di McTominay, sia l'arbitro che la sala VAR l'hanno ritenuto un contatto di gioco, per quanto siamo molto al limite, mi trovo d'accordo sulla decisione. E invece il Napoli richiede un penalty su tiro di Spinazzola per mani di Dumfries. Questo è Calvarese che comunque analizza e non è più Marelli. L'olandese si oppone alla conclusione cercando di murarla, staccando e alzando il braccio sinistro di circa mezzo metro dal corpo, e se andiamo a vedere il replay, il braccio che va verso il pallone e non viceversa. Secondo me qui manca ancora un calcio di rigore. Al di là di tutto, noi la partita l'abbiamo comunque rimessa in carreggiata tardi sicuramente, però io mi soffermo sulla situazione, sulle dinamiche che poi possono scaturire da decisioni arbitrali dubbie o meno dubbie, perché al netto di tutto, se tu mi dai questo calcio di rigore, io lo posso anche sbagliare, però il portiere lo para, lo manda in angolo, prendo il palo, la palla torna a centrocampo, sempre in gioco, riparte l'Inter. Non è la stessa situazione analizzata poc'anzi, dove comunque l'hai buttato in fondo al sacco e la palla ritorna a centrocampo. Ecco perché mi soffermo su questa situazione solamente per un fattore di dinamiche, per come si sarebbe svolto il match dopo un'eventuale decisione o una non decisione che potevi o non potevi prendere. Detto questo, Gilmour l'ha fatta da padrone. Billing mi è piaciuto come è entrato per quanto riguarda l'applicazione e il volersi mangiare il campo, quindi ha già incamerato, diciamo, la mentalità Conte. Poi non possiamo sorvolare e non dobbiamo sorvolare su 40 milioni che quando entrano in campo si sentono tutti e fanno i buchi a terra. Buongiorno si è preso Thuram, ha seguito Lautaro dovunque, è andato a chiudere in area di rigore su qualsiasi situazione, ha cercato di dare una mano a chiunque. Per quanto riguarda questo tipo di applicazione, Buongiorno assomiglia molto a Kim, che riesce a leggere pericoli di qua e di là e si immola dovunque, tenendo però sempre conto che hai un avversario da marcare e non gli devi far toccare il pallone. Quindi grandissima prestazione ed è tornato anche per quanto riguarda la corsa molto fluida e lo stare sul pezzo per tutta la partita. Il Buongiorno che era prima dell'infortunio, e ne siamo assolutamente contenti, almeno io, perché serviva come il pane, un difensore sul quale poter contare, anche se Juan Jesus ha fatto comunque un grandissimo campionato nel sostituirlo, per amor di Dio, non sto qui a dire quando è mancato Buongiorno abbiamo perso le partite per colpa, diciamo, di Juan Jesus o di chi l'ha sostituito. Assolutamente no. Siamo incappati in un periodo dove qualcosina non è girato, qualche rischio non te lo sei preso, e ci arriviamo anche a questo perché era l'ultima cosa che volevo condividere con voi. E quindi, passato questo mese di febbraio, speriamo con un marzo sorridente, partiamo con questo 1-1 che però sa assolutamente di vittoria, per consapevolezza, per ritornare sul pezzo, per il far paura nuovamente al campionato italiano, perché poi ci avevano dato già per fritti tutti quanti. Dicevo,
l'osare e il rischiare qualcosina in più è una cosa che va rivolta al mister, perché qualcosina in panchina c'è. Qualcosina in panchina c'è e non ha nemmeno avuto bisogno di 40 mesi di preparazione, vedi Billing, non ha nemmeno avuto bisogno di avere continuità di partite e l'essere schierato titolare per acquistare fiducia, vedi Gilmour. Poi ci sono altri calciatori che per caratteristiche, per testa, devono avere molte partite di riferimento, devono acquistare fiducia in se stessi, comunque diciamo correndo e immagazzinando minuti. Questi calciatori, vuoi che vengano dalla Premier e forse mentalità diversa, vuoi perché a livello personale sono molto più sicuri dei propri mezzi, a differenza ad esempio di un Gong, che è vero l'abbiamo visto molto meno di tutti, però quando entra è quella foga di voler strafare, e io la capisco, di farsi vedere, perché le occasioni sono poche, siamo tutti d'accordo, però è lì che poi a livello mentale fai la differenza. Entri sul pezzo da subito e mi rendo conto che non è una situazione semplice, non gliene faccio una colpa a Ngong, per amor di Dio, però possiamo osare qualcosina in più e schierare anche un tantino chi è seduto in panchina e che abbiamo visto molto ma molto poco da inizio anno. L'abbiamo fatto con l'Inter, quindi non puoi, diciamo, non farlo con un Cagliari di turno, con un Parma di turno, con qualsiasi squadra, che adesso viene un Lecce ad esempio. Si può fare perché mentalmente il Napoli c'è, e questa è diciamo la notizia più bella, perché Conte aveva parlato di problemi mentali dopo il Como, invece sono stati, diciamo, scacciati via dalla prestazione di ieri sera, ed è una cosa che a me mette tantissima fiducia e mi fa star tranquillo, visto ciò che abbiamo vissuto comunque l'anno scorso con i 3 allenatori, e molti elementi comunque sono ancora in rosa, quindi poteva anche darsi che era una situazione personale di alcuni calciatori che ovviamente in carriera devono ricevere determinati stimoli o diciamo convivere con determinati personaggi a livello caratteriale, altrimenti non ti rendono. Ci sono queste situazioni nel calcio, ma non è il caso del Napoli, quindi l'essere provinciali a quanto pare ha pochi colori e non appartiene alla situazione a strisce. Gli episodi li abbiamo analizzati e per me ci sono tutti e due i calci di rigore, e non sto qui a dire che ci hanno penalizzato, anche perché l'abbiamo spiegato in lungo e in largo nel video, e mi auguro che sia stato ben chiaro. Sempre Forza Napoli, aspettando poi la prossima partita. Ci godiamo questa giornata di Serie A nell'attesa della partita di domani, che è quella che poi interessa maggiormente, la Juve impegnata, ovviamente se non vado errato è con il Verona, controllo un attimo, mi sembra di sì, dovrebbe essere sì, Juventus-Verona. Se vogliono continuare sulla falsariga, escono da Champions, escono dalla Coppa Italia e steccano pure col Verona in casa. Ben venga, perché più si tiene lontana la situazione bianconera e meglio è per tutti, e non parlo solo del Napoli, e meglio è anche per l'Atalanta di Gasperini, per l'Inter di Inzaghi e per noi stessi. Ma non credo che la Juve possa steccare anche contro il Verona, soprattutto poi allo Juventus Stadium, un Verona che sicuramente ogni partita la deve giocare all'ultimo sangue, perché si lotta per un'eventuale retrocessione, e quindi dovrebbe dare il massimo. Poi vedremo domani. Ci godiamo questa giornata di Serie A in tutto e per tutto, con il posticipo di stasera che vede Milan e Lazio contrapporsi per una lotta, comunque per quanto riguarda la Lazio, perché il Milan è arretrato ai posti Champions, nel caso dovesse farcela comunque la squadra di Baroni. Speriamo noi di giocarci i posti più in alto, che possano essere anche un secondo, un terzo, un primo, non lo sappiamo mai. Siamo un punto dietro e mancano 11 partite. Sicuramente chi ha le coppe e chi giocherà la Champions League non potrà restare sul pezzo per tutte le 11 partite restanti,
e adesso, perché non l'ho detto finora da inizio stagione, adesso potrebbe entrare veramente in gioco la situazione, non hai le coppe. Sfruttiamola e sfruttiamo questo momento mentale fino a fine campionato. Questo è l'augurio che dobbiamo farci e fiducia assolutamente da parte di noi tifosi nei confronti della società, del mister e di tutti i calciatori della rosa, panchina compresa. Conte in panchina c'è qualità e c'è chi può dare una mano. Non dimentichiamoci di questo. Sempre Forza Napoli. Ciao.